Buona serata a tutti amici, ben ritrovati qui sul nostro canale. Oggi abbiamo una nuova intervista e il nostro ospite è la giornalista Margherita Furlan, fondatrice della Casa del Sole. Buonasera Margherita. Buonasera a tutti e grazie per questo Grazie a invito. te per aver accettato. Con te questa sera vogliamo affrontare un tema che è alla ribalta della cronaca in questi giorni, in questo mese in realtà, che è il conflitto tra Israele e Palestina. E è tornato alla ribalta delle cronache il 7 di ottobre ed ha spiazzato dalla zona, diciamo, dell'informazione quello che è stato un altro conflitto però, quello prima tra Ucraina e Russia. Non se ne sente più parlare. È un conflitto che si è concluso. Tu che informazioni hai in merito, Margherita? Questo era un conflitto che in realtà si stava già chiudendo nei fatti nei mesi precedenti, con la vittoria dell'esercito russo e con la sconfitta sostanzialmente della NATO nel campo ucraino. E certamente, formalmente, il conflitto in territorio ucraino prosegue, ma si è amplificato, si è esteso anche in un'altra area, dove però in Palestina non possiamo parlare di conflitto, perché conflitto è quando due eserciti si scontrano. In questo caso invece possiamo e dobbiamo parlare esclusivamente di genocidio da parte di Israele e dei suoi alleati nei confronti del popolo palestinese. C'è stato il raid di Hamas il 7 di ottobre al rave ad Israele, ma molte informazioni ad oggi dicono che potrebbe essere stata quella che definiamo una false flag. Tu cosa pensi in merito? Non mi piace parlare di raid, non mi piace parlare di attacco, non lo considero un attacco vero e proprio, ma è indubbiamente una false flag, oramai ci sono tutte le prove, ma anche ad occhio nudo, ad una primissima analisi, si può vedere che qualcosa non torna, mancavano le immagini soprattutto, mancavano e in ogni caso, senza mettere in dubbio nulla, anche se mi piace comunque dare una versione, diciamo, politicamente scorretta. Non ci sono le prove che il cosiddetto attacco sia stato di tale gravità. Non ci sono e le stesse emittenti televisive anglosassoni ci dicono che qualcosa non torna, ci dicono che i numeri sono sicuramente diversi, ci dicono che mancano le immagini, quindi se lo dicono loro abbiamo ragione di credere che qualcosa non è stato raccontato nel modo giusto. In ogni caso, anche se è evidente che qualcosa è successo, ma la domanda fondamentale per me non è tanto questa false flag o meno. La domanda fondamentale è da dove vengono le armi che sono state usate e che vengono usate e chi le ha pagate, chi le ha comprate. Allora poi da questa domanda possiamo andare a risalire ai fini. La mia netta impressione ai fini dell'operazione, che è anche e soprattutto un'operazione mediatica, perché come sappiamo oramai la guerra si fa anche e soprattutto nelle nostre menti e il quinto dominio così definito nuovo della guerra è il campo delle nostre menti, quindi questo avviene anche attraverso le immagini e la cosiddetta propaganda che ci mostra alcune cose e altre non ce le mostra e soprattutto non ci permette di ragionare. Ora, se noi sapessimo chi ha pagato queste armi ad Hamas, ammesso che sia stato solo Hamas, che poi c'è anche lì da fare un distinguo, perché non possiamo parlare solo di Hamas, perché lì ci sono stati tanti altri gruppi che hanno partecipato all'operazione e quindi è facile sparare contro chi si vuole sparare, no? Però in realtà come sempre la storia ci dimostra, soprattutto negli ultimi decenni, le questioni sono sempre più complesse da analizzare. Però se, ripeto, sapessimo chi è il cuore del problema, chi ha pagato queste armi, allora potremmo sapere meglio come può procedere la situazione. Indubbiamente stiamo andando incontro ad un genocidio di un popolo, ma io ritengo anche che ci sia un'altra operazione. Io credo che il popolo palestinese sia stato venduto, ma sia stato venduto anche il popolo di Israele, perché questa operazione non fa bene
allo Stato di Israele, in quanto immagine pubblica. Si è mosso qualcosa per cui Israele non potrà più essere la roccaforte di prima, ma è chiaro che comunque resterà un punto debole all'interno del Medio Oriente da tenere in considerazione. Molti analisti nella scorsa primavera dicevano oramai trattiamo solamente il conflitto ucraino, Israele ha perso di potere, non ha più nessuna influenza, ce lo possiamo dimenticare dall'analisi globale dei fatti del mondo. No, io ho risposto, mi ricordo anche in conferenze pubbliche, dicendo no, perché quando non si parla più di qualcuno è lì che noi dobbiamo andare a guardare. E sicuramente nei prossimi mesi vedremo Israele tornare alla ribalta in qualche modo. Così è stato. Ma perché Israele torna alla ribalta? Perché in ballo c'è l'Iran. Ora l'Iran fa parte di una grande, fortissima alleanza, la più grande al mondo oramai, con la Russia e la Cina. Piaccia o non piaccia, non possiamo non tenerne conto. Se l'Iran dovesse entrare in guerra, questa è la guerra definitiva, è l'ultima guerra. Fortunatamente per noi, l'Iran è appunto parte di questa alleanza e per cui si sta muovendo in maniera abbastanza cauta per il momento, non sta cadendo nella trappola dell'interventismo facile. Però certamente la situazione è delicata e la situazione del Medio Oriente è in movimento e il Medio Oriente, così come l'abbiamo conosciuto fino adesso, seppur con tantissime guerre in questi ultimi anni, non sarà più comunque lo stesso. E questo mutamento è un mutamento importante per tutto lo scenario internazionale, tanto che possiamo parlare d'ora in avanti di una nuova scacchiera politica, completamente diversa rispetto a quella su cui tutti i paesi giocavano prima. Ora i giochi sono diversi perché abbiamo i BRICS, non solo l'alleanza tra questi tre grandi paesi, ma abbiamo i BRICS che diventeranno 11 da 5 il 1 gennaio, forse 10 perché in realtà l'Argentina ora, dopo che ci sono state queste ultime elezioni, potrebbe anche tirarsi indietro. Ma quindi semplicemente da questo fatto delle elezioni argentine possiamo capire che il mondo, una parte del mondo, sta confluendo verso una guerra contro i BRICS, che sono un nuovo mondo multipolare, che anche qui piaccia o non piaccia, si sta comunque formando. Ed è legittimo che si formi perché comunque è la maggioranza della popolazione mondiale che ha delle idee diverse dalle nostre ed è normale che sia così. Ad un certo punto la loro economia è diventata, per diverse ragioni anche storiche, è diventata più forte della nostra e quindi ora cercano di prendere il sopravvento. A una parte dell'Occidente ovviamente questa cosa non va bene. Io ritengo che quello che viene definito attacco di Hamas in Israele faccia parte di questa guerra contro i BRICS e la seconda operazione è stata questa elezione presidenziale in Argentina che ha fatto vincere una persona praticamente sconosciuta che nessuno si aspettava e che comunque parla di portare il dollaro, di bloccare l'ingresso nei BRICS e quindi parla di destabilizzazione ancora una volta perché sappiamo che il sud globale del mondo sta avanzando verso i BRICS e sta avanzando verso un'alleanza anche con i paesi cosiddetti dell'ex petrodollaro, che oramai quasi non esiste più perché gli scambi, alcuni scambi commerciali del petrolio avvengono già in yuan, che è la moneta cinese. Quindi quello che sta avvenendo è un sommovimento totale del mondo che porterà ad altri gravi sommovimenti, ad altri gravi terremoti e ogni mese che passa noi dobbiamo aspettarci qualcosa di grosso. Non possiamo più pensare alla scacchiera del mondo come la guardavamo prima. Oramai tutto è in veloce movimento, nulla si sta fermando, anzi, e dobbiamo aspettarci veramente dei grandi terremoti perché in mezzo ad una crisi devastante della finanza e lì dovevamo arrivare e qui dovevamo arrivare perché non era più possibile gestire un debito
così grande come quello americano e non era più possibile da parte degli altri paesi gestire il debito che gli Stati Uniti hanno creato con gli altri paesi. Qui si doveva arrivare e per risolvere il problema finanziario l'unica strada è la guerra, non ce ne sono più altre. E allora, se l'unica strada è la guerra, quanto pensi che potrà continuare questo massacro? Beh, io non posso fare profezie, io credo che si arriverà ad una qualche tregua, oppure si arriverà, questa è la mia teoria, si arriverà ad una sorta di situazione ucraina, cioè ad un rallentamento della situazione, a un parlare di meno. Ricordiamoci però che quando si parla sempre di un argomento vuol dire che noi dobbiamo guardare da un'altra parte. Quando tutti i grandi mass media puntano il dito su una situazione, noi non dobbiamo guardare il dito, dobbiamo guardare la luna. Quindi io credo che anche questo fenomeno palestinese, forse non è bello da dire, ma comunque credo che nasconda, celi qualcos'altro di più importante che sta avvenendo, che non è altro, ripeto, che l'attacco ai BRICS, in particolar modo l'attacco definitivo alla Cina. Qualcosa nei mari cinesi si sta organizzando. Le rotte commerciali e industriali dei grandi paesi si stanno modificando. È in ballo anche la chiusura dello stretto di Hormuz con questa guerra, con questo conflitto, che potrebbe portare alla chiusura dei rapporti non solo con la Russia, ma con la Cina, che è molto più determinante per le nostre economie, per le nostre vite alle quali siamo abituati, che dovremo sempre di più abituarci a dimenticare. Pechino stessa poco tempo fa si è schierata a favore del popolo palestinese, quindi sembra che questa contrapposizione si stia accentuando sempre di più. Pechino fa i suoi interessi. Io non lo so se ognuno qui fa i suoi interessi. I popoli sono sacrificabili in questo momento. Non credo che a nessuno interessi del popolo palestinese, del popolo ebraico, del popolo ucraino. Qui si guarda ad altri interessi, qui si guarda a chi può dominare quello che resta del mondo, che è in una grave crisi. E quindi bisogna guardare oltre. I popoli non contano nulla, conta il potere per i padroni universali che continuano a guidare le nostre vite. Hai citato i padroni universali. Volevo chiederti, ma allora chi ha interesse che magari questi conflitti continuino? Chi ha interesse anche a speculare sulla vita delle persone, dei popoli? Non vede che potrebbe scatenare questo conflitto, quindi questa contrapposizione tra i due blocchi, potremmo dire Oriente e Occidente, un conflitto nucleare. Loro non ragionano che potrebbe non esserci un dopo, magari. Beh, innanzitutto dobbiamo capire che le armi nucleari non sono più così importanti come prima, perché oggigiorno ci sono delle armi ancora più potenti, delle armi nucleari. E questo è un dato di cui dobbiamo tenere conto. E ovviamente non ce l'abbiamo noi, ma ce le hanno le grandi potenze e ce l'ha anche la Cina e ce l'ha anche l'Iran, come abbiamo saputo in questi giorni, oltre ovviamente alla Russia e gli Stati Uniti, ma sappiamo che militarmente questa alleanza oggi è più avanzata rispetto ai paesi della NATO e non si fermeranno se andiamo avanti di questo passo. E, a chi interessa indubbiamente perché comunque i cosiddetti padroni universali non pensano che ci sia una fine, non per loro. Loro hanno un potere ben più grande degli antichi faraoni egizi e quindi anche se i popoli vengono sterminati, ben venga, loro potranno vivere meglio, quei pochi che resisteranno. E se non potranno più resistere, se non potranno più vivere in questa terra, loro stanno guardando da altre parti, stanno pensando di fuggire in altri luoghi. Ce lo dicono i film, ma ce lo dicono loro stessi con le loro azioni. Quindi l'importante è mantenere il dominio delle risorse energetiche del pianeta.
L'importante è riuscire a procrastinare la vita secondo loro, quella che deve essere secondo loro, questi padroni universali in questo pianeta. Se non è possibile, si andrà da un'altra parte. Loro ragionano così, nella loro infinita sciaguratezza e follia. Sì, è un pensiero che non sembra molto stabile, cioè noi potremmo dire non sembrano persone molto stabili con la mente, cioè come si può pensare una cosa del genere? No, secondo me invece lo sono molto stabili perché hanno compreso che forse siamo troppi in questo pianeta dal loro punto di vista e quindi anche se qualche popolo non c'è più, insomma, tanto di guadagnato, ci sono meno problematiche da affrontare. Ok, torniamo allora un attimo con i piedi per terra, magari, o con le cose più vicine a noi, e torniamo appunto alla Palestina e ad Israele. E hai detto che potrebbe esserci una diminuzione, ma secondo te questa diminuzione del conflitto, diciamo, questo acquietarsi delle acque, potrebbe essere dovuto anche a una specie di trattativa come quella che c'è stata ad Oslo? È possibile una cosa così? No, quelli erano Erano altri altri tempi tempi. che non ci saranno più, che non ci potranno più essere. Dimentichiamoci di Oslo, non è più possibile una soluzione con due popoli in due stati. Oramai si va verso un genocidio, anche se dovesse rimanere una parte di popolazione palestinese, con l'odio che si è venuto a creare, non si può pensare ad una soluzione di questo genere. L'unico paese che può attuare una mediazione in questo momento è la Cina, come ha già attuato una mediazione tra Arabia Saudita e Iran e questo ha destabilizzato il mondo e forse non saremmo a parlare di Israele e Palestina se non ci fosse stata questa mediazione. Quindi la Cina è l'unico paese che può mediare e attenzione però, appare la Cina perché può apparire solo la Cina, ma in realtà il lavoro diplomatico l'ha fatto la Russia, ma non lo può dire esplicitamente perché sappiamo qual è la sua condizione di paria a cui è stata relegata la Russia dopo le sanzioni e dopo il conflitto ucraino. Però la diplomazia, quella vera, non si sta giocando da noi, ma si sta giocando tra Mosca e Pechino. Il lavoro lo sta facendo Mosca, aiutata da Pechino. Mosca che noi abbiamo fatto cadere nelle braccia di Pechino. Quindi l'unico paese che può veramente mediare è la Cina. Non credo che lo farà. Lo farà semplicemente se interviene l'Iran, ma l'Iran per il momento non ha motivo di intervenire, è troppo presto. Ok, allora in questo scenario mondiale così complesso, così intricato e così anche potremmo definirlo pericoloso, senza remore di sbagliare, e voglio usare una tua frase: nel tempo dell'inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario. Che tipo di rivoluzione pensi che abbiamo bisogno noi adesso? Abbiamo bisogno di una rivoluzione che ci faccia, è un po' un ossimoro, che ci faccia ritornare indietro, che ci faccia ripensare a quei valori per cui è nato l'uomo, per cui è stato creato l'uomo, a seconda dei punti di vista religiosi e spirituali. Perché l'uomo che vediamo oggi crescere non è più molto umano, è già un transumano, è abituato a stare con il telefonino tutto il giorno in mano, è abituato a non sapersi più relazionare con le persone, è abituato a non avere dei punti fermi nella vita. E quindi bisogna ritornare a guardare dentro di sé e bisogna tornare a cercare degli stili di vita consoni alla propria essenza. Se noi non facciamo questo, non possiamo chiedere ai padroni universali o a chi per essi di poterci governare in modo saggio, perché se noi non facciamo questo con noi, non possiamo capire come funziona il mondo e non possiamo incidere. Io non credo oggi in questa situazione che una manifestazione possa incidere sulle decisioni governative. Certo, può una manifestazione, grande manifestazione, può fare pressione sulle decisioni che vengono prese ai cosiddetti piani alti, ma non incidere definitivamente. Possiamo incidere se noi ci facciamo portatori
dei valori originari per cui siamo nati, per cui possiamo fare la differenza, possiamo dire noi siamo qui e siamo delle entità, siamo una unità unica, siamo tutti fratelli e sorelle in grado di darci una mano, in grado di aiutarci e in grado di superare lo stato di conflitto. Ma prima dobbiamo superare lo stato di conflitto nostro interno e dobbiamo ritornare a parlarci e a guardarci negli occhi accantonando il cellulare. Questa secondo me è l'unica soluzione. Il cellulare e tutto ciò che viene chiamato progresso è una deriva. È una deriva per noi che ci ha portato a vivere in uno stato di guerra anche se non ce ne rendiamo conto, perché l'aggressività dell'essere umano continua ad aumentare in ogni paese di giorno in giorno, mentre nel sud globale si continua a morire di fame e continuiamo a vedere sempre altre guerre. E quindi dobbiamo fare un passo indietro e ritornare all'umiltà e ascoltarci tutti quanti. Grazie Margherita, speriamo che il mondo accolga le tue parole e speriamo soprattutto che i giovani accolgano le tue parole e che riescano a mettere in atto questa che potremmo definire una rivoluzione, oltre che culturale, anche delle nostre coscienze. Noi abbiamo il compito, chi fa informazione quella vera, noi abbiamo il compito di creare una nuova coscienza. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci, creare una nuova coscienza che però, ripeto, deve avere i valori antichi, più tradizionali, se vuoi, deve avere i valori della vita quella vera, che non sono banalità. Non credo proprio. C'è rimasto questo, oltre all'analisi, perché l'analisi ci serve per sapere la situazione in cui siamo, per sapere l'oggi e per poter capire quello che potrà succedere nel futuro. È essenziale l'analisi, ma oltre all'analisi dobbiamo assolutamente avere come compito quello di creare una nuova coscienza che sia superiore a quella attuale, una coscienza che ci renda meno dipendenti dalle novità tecnologiche e ci faccia ritornare ad essere liberi, fortemente liberi, liberi di poter discernere cos'è giusto e cos'è sbagliato. E questo non ce lo può dire la televisione e non ce lo può dire nessun governante o cameriere che esso sia, ma dobbiamo essere noi a guardarci dentro, a ritrovare la nostra essenza e a poter dialogare con il mondo, formando veramente una nuova coscienza collettiva. Grazie Margherita, grazie per questo bellissimo messaggio. Ti auguriamo una buona serata e ti ringraziamo di essere stata nostra ospite. Grazie a voi per avermi dato questo spazio e buona serata a tutti.